Ciao ragazzi, bentornati a Open Music. Oggi ci troviamo al Rock and Roll di Milano in compagnia di Alessandro Conti, nuovo cantante di Toilet Force. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, benvenuto. Ciao, benvenuto. La prima domanda che vogliono ai nostri ospiti è: che rapporto hanno con la birra? E ok, ho smesso. Hai smesso mezz'ora fa più? 6 minuti, sì. Okay. Però potevo smettere quando volevo. Giustamente. Il 16 agosto uscirà il nuovo disco di Toilet Force, Down of the Dragstars. Ti va di parlarcene un po'? Sì, diciamo che è un album molto epico, molto sinfonico, con molti elementi tipici dei primi due album di Toilet Force dove non cantavo io, con qualcosa in più magari rispetto ai primi, una fusione dei primi due album, diciamo. L'album ha delle canzoni molto forti secondo me, quindi bei ritornelli, tecnicamente grandi soli, insomma secondo me piacerà a chi segue questo genere. Spero, sono convinto. Tu sei nuovo membro di questa band, sì. Quindi hai partecipato alle fasi di scrittura e registrazione e di creazione dell'album? No, in realtà no, nel senso che l'album era per lo più almeno metà già quasi scritto e comunque sì, ho solo eseguito, diciamo, le partiture già scritte per me e sono trovato bene così. Ci sono alcune band, anche con Rhapsody di Luca, il processo creativo era proprio questo, scriveva tutto, mi ritrovavo già praticamente tutto pronto e poi il livello di esecuzione dopo hai possibilità di scegliere, di arrangiare in tanti modi diversi, però insomma, la linea principale è già pronta. Quello che si nota al primo ascolto del disco è una fedeltà proprio nel sound. Sì. Pensi che questo sia un punto di forza che sia per i Toilet Force ma anche per il genere, il power metal in generale, diciamo? L'essere molto fedeli a un certo tipo di sound? Sicuramente dipende dalla fase di una band agli inizi ha bisogno di sicuramente di affermarsi con un certo sound, no? Forse una band in veloce crescita, però ancora molto giovane, quindi certo. Stravolgere il sound non avrebbe proprio senso, anche se certo, lo volessero i musicisti non credo che neanche quello vogliano, quindi insomma poi con gli anni sicuramente negli album ripetersi non è mai il massimo, quindi si vedrà, però adesso fino ad oggi i primi 3 album è una bella manica. Certo. Com'è stato il tuo ingresso in questa nuova realtà? È stato abbastanza semplice in realtà, perché nel periodo in cui Christian, l'ex cantante, andò via dalla band, Luca aveva annunciato da poco il tour reunion con Fabio e insomma internamente dopo poco sapevamo che probabilmente non avremmo fatto un terzo album, l'etichetta è la stessa di Rhapsody e Toilet Force che è Nuclear Blast, quindi siamo stati messi in contatto in qualche modo e un'opzione sul tavolo ha funzionato. Qui i ragazzi di Toilet Force li conoscevo già da anni e ci siamo incontrati più volte, quindi sapevo c'era stima reciproca e è stato abbastanza facile. Okay. Ovviamente il disco, dopo l'uscita del disco ci sarà presumo un tour di promozione. Sì, non è ancora stato deciso dove, quando, con chi, però sicuramente vi vedremo anche qua. Beh sì, spero, sì dai, comunque penso i primi mesi del prossimo anno spero di riuscire a fare qualcosa. Visto che comunque sono molti anni, la tua carriera è abbastanza comunque importante, c'è qualche aneddoto in particolare che ci vuoi raccontare, qualcosa che è successo durante un tour, durante la registrazione di un album? Qualcosa che non sia troppo luci rosse magari. Purtroppo le luci rosse ne ho viste pochissime nella carriera da sfatare. Vabbè, aneddoti divertenti ce ne sono tanti, però insomma nei vari tour che abbiamo fatto sì, che si possa raccontare. Ma tipo magari anche qualche incontro con qualche, con tutto il rispetto, big della musica che magari... Beh sì, io mi ricordo il primo tour con i Rhapsody negli Stati Uniti, tutte le sere c'era un musicista che diceva girando nel back. Sì, perché comunque eravamo con i Primal Fear di Spagna, sì. E di
spalla era Greg Liner, e quindi con Matt Sinner, che comunque conosce un po' il music business dalla vita, e molti andavano a salutarlo, comunque a vedere i concerti, così, quindi tutte le sere era il primo concerto che abbiamo fatto c'era Amanda Somerville, tipo il terzo concerto c'era DC Cooper, Roy Ranch, il mio cantante preferito, quindi ho trovato il video. È stato figo, sì, sicuramente, però sì, diciamo ci sono un sacco di aneddoti carini, così, però quando spegnete la telecamera Va bene. Va bene, Top ci spiace secret. ragazzi, però, bollino rosso. E quindi l'ultima domanda. È l'ultima domanda? Sì. Sta a me È l'ultima domanda. brevemente. Sta a te. Sta a me. Una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti. Se devi dirci un artista e un disco che ti hanno particolarmente influenzato, che vorresti consigliare, che siano metal, che siano altri generi, che siano emergenti o big, proprio hai carta bianchissima. Riferito al nostro genere stretto, vabbè, Halloween, Keeper of the Seven Keys, parte 2, diciamo, quasi banale, però insomma, chi fa questa musica qua è ancora un caposaldo, dai. Poi io in realtà sono super fan, amante di generi anche al di fuori del metal. Tipo? Beh, nel primo album di Trick or Treating abbiamo inserito una cover di Cyndi Lauper, una versione metal, perché Cyndi Lauper era uno dei nostri cantanti preferiti, quindi che proprio non c'entra un cazzo così, però in chiave metal funzionava lo stesso. Era un po' gay, sembrava, però Vabbè. Due colori. no, perché Girls Just Wanna Have Fun, fatto da un gruppo di ragazzi italiani, Vabbè dai, però un l'idea po' c'è. ambigue, però Può avere il suo perché, però. è una cover, È una cover fetta di pubblico in arcobaleno, più. una cover arcobaleno. Potrebbe diventare l'inno per i Pride. Però, Vedi, cioè, c'è sempre un fine alle cose. Siamo giunti a conclusione a questo Sì, punto, direi. direi di sì. va bene ragazzi, è stato bello. Grazie a te Ale, in bocca al lupo per tutto. Crepi. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ringraziamo Nuclear Blast, il rock and roll di Milano, e soprattutto Alessandro Grazie per il a voi, tempo che ci ha ragazzi, dedicato, grazie a tutti. e alla prossima. Cheers. Ciao!